e non ce la faccio e ci vuole tanto per mangiare e costa troppo fare la spesa. È vero, è giusto, però noi dobbiamo anche essere intelligenti. Quindi, come ho fatto vedere nell'antipasto e nel primo di questo nuovo format, 3 ricette per un menù per 2-3 persone sotto i 25 euro, questa è la vostra soluzione. Vi aiuto io. Tante volte andiamo sempre a comprare le stesse cose. La carne rossa c'ha un costo, le verdure, quelle che sono fuori stagione, hanno un costo, e io vi aiuterò invece in stagione a fare una spesa giusta e mangiare bene, al di sotto di quella cifra. Allora io ho pensato per un secondo di utilizzare la carne di maiale, che è troppo poco utilizzata, soprattutto questo taglio qua. Questo è il taglio del collo del maiale, ok? E sarebbe dove poi ci si fa la lonza. La lonza intesa come capocollo, e in varie parti d'Italia viene chiamata in modi diversi. Questo è il pezzetto di scamorza che mi ha avanzato dalla ricetta precedente, che ci ho fatto il risotto. Quindi anche fare un'economia domestica, di cercare di utilizzare fino all'ultimo gli ingredienti, è importantissimo. Avanza il pezzetto, poi buttiamo dentro al frigo te lo scordi. Pure a me succede, quindi subito utilizzano per un'altra cosa, perché sennò ce lo dimentichiamo e diventa tutto ammuffito. Poi chi se lo mangia quel pezzo di formaggio? Lo mangi te, lo mangio io, diventa sempre così. Quindi patata, parliamo di cose serie. Patata la puliamo, quindi ho pensato di fare un secondo, ma gli ingredienti non te l'ho detti. Aspetta. Il collo di maiale o lonza o capocollo, come volete chiamarlo voi, è la parte molto buona e saporita perché sta questo grassetto. I prezzi oscillano dagli 8 euro al chilo alle 10-12 euro al chilo. Qua a Milano pagate anche 12 euro al chilo. La scamorza abbiamo detto che è un avanzo del risotto che abbiamo fatto nella puntata precedente. Poi abbiamo le patate, non ci servono un chilo di patate, ci servono 300-400 grammi di patate, quindi stiamo al di sotto di un euro. I porri, che costicchiano, costano intorno ai 2 euro, 2,50 euro al chilo. Poi c'è le due pomodori secchi così avanzati come me hai dentro al frigo, buttati là così. Oggi ti serviranno, se ce l'hai, sono perfetti. Quindi iniziamo dalla patata, quindi la puliamo, bellissima, la peliamo. La patata deve essere la scelta giusta, quindi che patata ci mettiamo? Allora io vi consiglierei le patate vicino della vostra zona, che ne so, se io penso a Roma, io penso a Viterbo, ragazzi, Avezzano, patate pazzesche. Per chi sta al sud c'è la patata quella buonissima della Sila, pazzesca. La patata a Bologna per chi sta al nord, cioè dico quelle che mi ricordo come cosa. Quindi dobbiamo incominciare a fare un discorso mentale di utilizzare più prodotti possibili che sono vicino a casa nostra. Tagliate sottili, più le tagliamo sottili e più sarà facile anche cuocerle. Porro, leviamo la prima camicetta, lo dico sempre io, tagliamo il porro sottile, fino a quando taglia molto bene, ci siamo, vedi? È bello tenero. Burro, poi andiamo col porro, così. Mi piace da morire questa ricetta, semplicissima, francese, che è questa vichyssoise, che è fantastica. Io non metterò, non mi ricordo bene, però mi sembra, occhio e croce, che ci va il latte e la panna. Noi la faremo snella. Patate, mettiamole già insieme, così vedi, piano piano vedi il burro si scioglie. Volete la ricetta del burro chiarificato? La volete? La vogliamo fare? Fatta bene? Se volete la facciamo, Quindi scrivete nei commenti. Il lavoro giusto è fare questo, fare ben, insaporire tutto. Ne vogliamo mettere un altro porricino che ci sta bene? Allora, è lui che vi dico, non storcete il naso perché te l'ho visto, sempre con sta cipolla, con staglio. Allora il porro, essendo parte sempre della famiglia delle cipolle, è pazzesco, perché quando scendi giù, lo digerisci, va qui nell'intestino, la flora batterica cos'è che fa? La ola, perché è felicissima, serve, fa bene, ragazzi, tanto una volta cotta non si sente, facciamo bene a brustolire, guardate, vedi che bella la patata così, una figata, bellissimo, facciamo quasi un po' attaccare, sale,
Facilissima, dici sì, vabbè, ci vanno pochi soldi per farla, però quanto è lunga la ricetta? No, passiamo subito a queste, alle nostre tettine di collo. Vedete, sono belle spesse, guardate qua. C'è una bella busta sottovuoto, usata. Che faccio? Metto la ciccia, così. Padellino. E diamo una bella battuta. Così. Yes. Guardate che bella snervata che gli abbiamo dato. Uguale con questa. Così. Quindi non c'è batticarne e non ti preoccupare. Fallo come faccio io. Guardate che spettacolo. Bella, così. Così da una fettina ce ne escono due, hai capito? Vai. Bella. Acqua. E adesso lasciamo cuocere con tutto. Bello, così. Ah. Allora, io farei così. Questa ce ne escono due, taglio in questa maniera. E ce ne escono due. Idem con questa. Così sembrava pure che mangiamo di più, capito? Vai, così, sale, pepe, così, tagliamo a scamorzetta, mamma mia, cosa mi fa il miracolo, peggio del... Dai, ecco qua, perfetto, e adesso, guarda, così, andiamo a mettere un po' di erbette? Sì, la salvia, basta tutta spilucchiata sta salvia, mannaggia di miseria, vai, la salvietta qui, così, da un profumino al maialetto, ok? Bella, bella, bella. E adesso giriamolo, ecco qua, in questa maniera, guarda, così, facile, facile, facile. Che ci vuole, ragazzi? Dai, è una passeggiata, è meraviglioso, guarda, così, qua. Semplice, semplice, semplice. Qua e qua. Ok. Perfetto. Allora, due stecchini ce l'hai a casa, penso. Senti intanto come si è arrabbiata qua. Il rumore delle patate col porro. Qualcosa si è sbruciacchiato, però non fa niente, poco poco poco, si è leggermente più dorato, non c'è problema. Gli stecchini mettili in un modo che ti riesci poi a girare la ciccia. Ok, se io li metto così, in questa maniera, che succede? Tu riesci poi a farlo solo bene alla carne. E le cicce sono fake, come dicono i francesi, dove stiamo voi i francesi? Oddio mio. Allora, padella, via, al massimo. E il burro avevamo finito, mannaggia, c'avevamo un goccio d'olio, mettiamo un goccio d'olio. Vuoi sapere che c'ho qua dentro? Ah, questo è un olio all'aglietto che mi sono fatto, un aglio cotto. Vuoi sapere la ricetta? Questa è fantastica, pure questa. Allora, scrivete quelle ricette che volete, l'olio all'aglio, quello che vi piace ve lo faccio, lo sapete, io sono generoso. Guardate, andiamo qui, incominciamo a rosolare la ciccetta qua, profumatissimo st'olio, che bello, io lo scriverei nei commenti che lo voglio, faccio il dispettoso. Mario, hai sentito il profumo? Mariuccio oggi sta a casa perché sta male. Stai male, Mario? Ma sai chi sta male con la febbre non dovrebbe stare per terra che prende freddo? Dovrebbe stare sul divano almeno? La parte quella grassetta comincia ad essere, vedi, bella dorata. Guarda qua così. Guarda che meraviglia. Guarda così. Facciamo rosolare bene bene. Quando è bello rosolato, ovunque, guardate qua che meraviglia, guarda qua.
Dato che c'è quel problema che non sappiamo se è cotto all'interno perché so più giri di ciccia, ok? Ci mettiamo un goccino d'acqua, coperchio e tu che stai a guardare, io in mezzo che sto a questi fumi, ma ti sei iscritto al canale, guarda occhiali, dai, iscriviti, non ti costa niente, è tutto gratis, a me mi fa tanto piacere, eppure a te ti farà piacere perché venga a suonare la campanella, è pronta un'altra ricetta. È pronto ragazzi, formaggio che sta a fonde, sto facendo distingere un po' la salsetta, guardate qua, ci siamo, pronti, spengo tutto. Qui dobbiamo frullare. Ci siamo, pronti. Un po' di pepe nero, una giratina. Buonissimo. Mettiamo un po' di queste patate e porri, poco 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 poco. Così. In questa maniera. Siamo in due, così. Poi pomodorino secco, che dà un po' di colore e un po' di sapore. Ok. La salvietta, così, così e così. Guarda che bello sto piatto, guarda che meraviglia, colorato, economico e fate una bella figura. Mo' però devo assaggiarlo. Sei pronto Mariù? Assaggiamo? Sì. Guarda qua, eh. Aspetta, te lo taglio bene, aspetta un secondo. Attento al bastoncino, hai detto? Può essere che... Aspetta un secondo, eh. Guarda qua, guarda che bella sta cottura, guarda che bella cottura, papà che ha fatto, guarda, è perfetta, stupenda. Allora, bagniamo con la patata, guarda qua. E grazie, molto gentile. Fa un po' di... Ammazza, è buono. Io per quel sugo. Ma anche il sugo, hai capito? Anche... Bene. Buonissimo ragazzi, buonissima, strepitosa, cottura morbida, guardate che cottura. Oh, ne ha fatto niente oggi, eh? Poi mi ha fatto compagnia. Salutiamo tutti quanti. Oh. Buon lavoro, rifatela, buonissimo, ammazza è buono.